Ciao a tutti ragazzi, sono Manuel e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi siamo da Officina V8 e abbiamo per le mani questo bellissimo esemplare di Alfa 75 Evoluzione Turbo. Questa macchina è rarissima e noi abbiamo l'opportunità di vedere il motore a crudo. Infatti siamo qui perché questa macchina ha bisogno di un intervento sul motore, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere nello specifico di cosa ha bisogno. Sono qui con Marco dell'Officina V8 che ci può spiegare un attimino la storia di questo motore e di questa macchina. Allora ragazzi, buongiorno innanzitutto. Vi spiego un attimino la storia di questo strano motore, perché questo qui tutti pensano che è il motore dell'A75 Turbo e invece è molto simile ma non è uguale. Infatti noi quando lo siamo andati a rifare abbiamo trovato proprio i problemi, perché mentre la 75 Turbo ha un alessaggio di 80, qui ci siamo trovati con un alessaggio di 79,6. In questo specifico motore il problema è stato che si erano rovinate le canne, erano scese e aveva bruciato la guarnizione della testata. La guarnizione già era stata rifatta da un'altra officina, però probabilmente non si erano accorti di questo difetto, che le canne si erano mosse, e si è subito ridotta un'altra volta la macchina. E quindi noi abbiamo dovuto far rifare queste canne su misura, e un po' che era un lavoro particolare, che era una cosa fatta solo per noi, un po' c'è stato di mezzo il Covid, la macchina ormai è un anno che sta qui da noi. Adesso per fortuna abbiamo tutti i pezzi e ecco, stiamo rimontando il motore e speriamo che a breve la sentiremo anche in moto. E adesso vi racconto un po' la storia della 75 Evoluzione, per chi non la sapesse, anche se è una macchina che penso che tutti conosciamo. La 75 Evoluzione fu costruita in 500 esemplari della prima serie e 500 esemplari della seconda serie per omologare le 75 IMSA che correvano in pista, perché ne dovevano essere prodotti 500 esemplari. Quindi fecero 500 esemplari di questa macchina particolare, allargata, con tutte appendici aerodinamiche, e la Alfa Romeo dichiarava una potenza del motore di 165 cavalli invece che i 155 cavalli del 1.800 turbo normale, della turbo medica, diciamo. Però giravano voci che questo motore qui non avesse i 165 cavalli dichiarati, ma ne avesse di più. Qualcuno diceva anche oltre 200. Possiamo dire che quando sarà finito la metteremo al banco prova e vedremo realmente quanta potenza tirerà fuori. Anche se questo motore è completamente di serie, pistoni di serie, bielle, tutto di serie, alberi a cambio di serie, monta soltanto una turbina T3 modificata dalla Saito, perché la sua turbina si era rotta, era difficile da reperire, quindi è stata montata una turbina Saito, non da me ma dal meccanico che aveva prima in cura la macchina. E noi abbiamo messo una guarnizione testata rinforzata della Spesso, dei prigionieri modificati per tenere magari un pochino più di pressione turbo, ma la macchina sarà poco più che originale, quindi andremo a vedere quanti cavalli tirerà fuori e speriamo che vada tutto bene.
Il problema di questa macchina, che alla fine sono riuscito a trovare, era che dal vetro era entrata un po' d'acqua, aveva filtrato, era andata sulla centralina e aveva rovinato dei componenti sulla centralina, quindi sta macchina praticamente appena che entrava il turbo non andava bene per colpa della centralina. Grazie a un amico che ci ha fornito una centralina di un'altra Alfa 75 Evoluzione, anzi ringrazio questo amico, abbiamo constatato che il problema era quello lì. Quindi sistemato il problema della centralina, abbiamo provato la macchina, appena che la macchina è cominciata ad andare bene, subito istantaneamente è esplosa la guarnizione della testata. Quando abbiamo smontato il motore per vedere che cosa era successo, ci siamo accorti che le canne di questo motore, come tutti sapete, questo qui è un motore monoblocco in alluminio, canne riportate in ghisa, le canne erano abbassate rispetto al piano del monoblocco e quindi non ci avevano più la tenuta, quindi abbiamo dovuto ricostruire delle canne. Avendoci un alessaggio di 79,6 e non 80 come la turbo, non si trovano queste canne, quindi le abbiamo dovute far costruire su misura da una ditta che per farle, tra i vari problemi e tutto quanto, ci ha messo diverso tempo. Poi abbiamo ricomposto il motore, abbiamo rifatto tutto con catena nuova, valvole nuove, bronzine, abbiamo controllato la pompa dell'olio. Il cliente già ci aveva fornito un turbo modificato dalla Saito, quindi un T3 modificato dalla Saito. Quindi per montare questo turbo i collettori non sono di serie, sono modificati anche i collettori, e la macchina ha anche gli altri cam non di serie. Adesso l'abbiamo rimontata tutta quanta e l'abbiamo provata, la macchina va benissimo, ma la riconsegneremo al cliente con una pressione del turbo un pochino più bassa, di 0,65-0,7, in modo che farà un rotaggio di 1500-2000 km, poi ci riporterà la macchina, cambieremo l'olio, controlleremo se è tutto a posto, metteremo la pressione del turbo come deve stare e proveremo la macchina al banco. Comunque vi dico che già adesso con questa pressione abbastanza bassa è divertente barra pericolosa la macchina. Manuel lo può sapere perché stamattina siamo andati a fare un giretto e confermo. Diciamo che già con la pressione del turbo bassa incomincia a essere un attrezzo simpatico da guidare. Quindi aspettiamoci la seconda parte, perché abbiamo anche delle piccole sorprese per voi che non tarderanno ad arrivare. In giro col 420, all'epoca c'era l'Alfa 75 2000 Twin Spark. Io penso che è finita, rodaggio fatto, secondo me stiamo tra 220 cavalli, ci stiamo. Noi dopo sono tutte chiacchiere, se non la metti al banco non sai niente, però va bene.